Buongiorno a tutti, sono Emanuele Dagnino e sono ricercatore presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e membro del gruppo di ricerca del progetto Il Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro e la tutela assicurativa alla prova della quarta rivoluzione industriale. La ricerca ha preso avvio nell'aprile 2019 e si concluderà nell'aprile 2021. Il progetto, commissionato al Centro Studi Internazionali Comparati dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, DIL, è stato cofinanziato all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, INAIL, nell'ambito della linea di finanziamento BRIC e ha avuto come partner Fondazione ADAPT. Obiettivo della ricerca è lo studio degli impatti sulla normativa di salute e sicurezza sui lavoratori dei profondi cambiamenti tecnologici, demografici, ambientali che vengono indicati con il concetto di quarta rivoluzione industriale, il rapido passaggio da una dimensione fisica ad una più intellettuale del lavoro, l'ascesa di forme innovative di interazione tra uomo e macchina nell'era degli esoscheletri, l'affermazione di nuove modalità organizzative rese possibili dalle nuove tecnologie, smart working e co-working. Tutti questi cambiamenti determinano l'insorgenza di nuovi rischi, non solo di natura fisica, ma anche psicosociale per i lavoratori. Il progetto di ricerca accoglie così la sfida di ripensare interamente la normativa di salute e sicurezza ai nuovi ambienti di lavoro, sia in termini di tutele e obblighi previsti alla normativa italiana in materia di salute e sicurezza, che di assicurazione dei lavoratori. I risultati della ricerca verranno raccolti in diverse pubblicazioni. Oltre alla ricerca vera e propria, condotta con un approccio comparato e multidisciplinare, verranno pubblicati prodotti che possono orientare la pratica degli operatori alla salute e della sicurezza sul lavoro. All'interno di questa attività di ricerca si è deciso di coinvolgere esperti provenienti da altri paesi per arricchire la conoscenza dei cambiamenti e degli impatti, condividendo i risultati del progetto e facendoli dialogare con chi si occupa da anni del tema. In questo contesto abbiamo coinvolto anche la professoressa Patrizia Tullini, che è professoressa ordinaria di diritto del lavoro e della sicurezza sociale presso l'Università di Bologna, dove tra i diversi incarichi è anche direttrice del master universitario in sicurezza e prevenzione nell'ambiente di lavoro. Il diritto della sicurezza sul lavoro è al centro della sua attività didattica e di ricerca. I suoi studi in questo ambito, sviluppati all'interno di un'ampia produzione scientifica, hanno interessato in maniera approfondita i diversi aspetti della materia, segnalandosi sia per la profondità di analisi che per la capacità di individuare con prontezza le nuove aree di interesse, anche con specifico riferimento all'impatto della trasformazione tecnologica e produttiva sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Nell'ambito del progetto Il Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro e la tutela assicurativa alla prova della quarta rivoluzione industriale ha svolto il ruolo di componente del comitato scientifico. Data la sua conoscenza della materia e in ragione del suo sguardo globale sulle relative problematiche, in questa intervista ci confronteremo con lei rispetto ai principali nodi problematici emersi nella nostra ricerca e alle possibili prospettive di intervento per una riforma atta ad adeguare il sistema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori rispetto alle sfide della trasformazione tecnologica e organizzativa. Partendo dall'ambito applicativo stesso delle discipline in materia di salute e sicurezza, approfondiremo il ruolo di diversi attori chiamati a intervenire, tanto a livello istituzionale quanto a livello aziendale, nella predisposizione delle misure, oltre che le concrete misure da porre in essere rispetto agli specifici rischi rilevati, valutando anche le discipline che possono agevolare l'implementazione di un percorso di adattamento del quadro normativo alla nuova realtà del lavoro. Ringraziando nuovamente la professoressa Tullini per la disponibilità, partiamo adesso con una prima considerazione, una prima domanda. Nonostante l'ordinamento italiano si segnali, almeno a livello di principio, come un ordinamento particolarmente attento alle esigenze di estensione delle tutele in materia di salute e sicurezza oltre il lavoro subordinato, recenti interventi normativi, così come l'emergenza epidemiologica, hanno messo in evidenza come rimangano delle aree di scarsa o nulla protezione. Se per i cosiddetti rider si è deciso di predisporre un intervento di carattere speciale, quali pensa possano essere le tecniche per rispondere alle istanze di protezione che arrivano da altri lavoratori, all'interno e all'esterno dell'economia delle piattaforme e che pure presentano condizioni di debolezza paragonabili. Bene, partiamo subito con una risposta, anzi con una domanda che richiede una risposta molto, molto ampia, molto estesa. Quando si parla di applicazione della normativa di sicurezza, ovviamente il discorso dovrebbe essere piuttosto articolato, però dovendo semplificare molto, io ritengo che, perlomeno questa è la mia opinione, che la normativa in materia di salute e sicurezza, la normativa italiana, debba essere sostanzialmente ricentrato. Il sistema dovrebbe essere ricentrato. Sinora, infatti, si è proceduto con delle progressive estensioni, degli ampliamenti del campo di applicazione della normativa prevenzionistica
nella direzione del lavoro autonomo coordinato, del lavoro autonomo etero-organizzato, del lavoro autonomo debole in quanto tale. In questo senso, appunto, lei ha fatto riferimento alla vicenda dei rider. Ma il diritto della salute e sicurezza, io credo, vada ripensato, ecco, come diritto della persona che lavora, e non già come un diritto legato ad un determinato ambiente di lavoro e neppure legato ad un determinato status professionale del lavoratore, perché non è neppure in questione, io direi, il tema della debolezza contrattuale del lavoratore, nel senso che un lavoratore debole dovrebbe essere tutelato di più e meglio rispetto ad un altro lavoratore. Non è tanto questo il punto, perché la tutela della salute, come credo ci abbia insegnato questa vicenda drammatica della pandemia, è una tutela di carattere universale, va pensata come una tutela di carattere universale perché attiene alla persona che lavora e quindi non è riferibile né al suo potere contrattuale e neppure alla sua presenza in un determinato ambiente di lavoro. Non c'è dubbio che il testo unico del 2008 abbia concepito la protezione del lavoratore all'interno di un determinato ambiente di lavoro, anche se con forte anticipazione sui tempi la tutela prevenzionistica è stata legata soprattutto all'organizzazione del lavoro, anziché ad un determinato ambiente di lavoro, il che ha consentito e consente tuttora al testo unico del 2008 di essere applicato e adattato a svariate situazioni lavorative. Ma già da tempo la giurisprudenza, e faccio riferimento soprattutto alla giurisprudenza penale, ha rilevato che la tutela spetta alla persona che lavora e che può considerarsi luogo di lavoro ovunque ci sia una persona che lavora. Questo è stato un principio affermato dalla Cassazione penale addirittura nel 2017, quindi ormai da diversi anni, ed è chiaro che una nozione così ampia di luogo di lavoro apra delle prospettive di applicazione inedite, ma soprattutto ci riporta alla centralità della persona. Quanto alla vicenda dei rider, che è stata opportunamente richiamata, e anche alla diffusione del lavoro agile, sono situazioni in cui il lavoro è totalmente decontestualizzato dal luogo nel quale l'attività lavorativa viene svolta, e proprio queste due situazioni, lavoro agile e rider, ci indicano che noi dobbiamo, io credo, superare l'idea di una disciplina prevenzionistica incentrata sulle cose e invece pensare alle persone. L'utilizzo dello smart working e del lavoro agile anche dopo la pandemia porrà fortemente questo tema. Sinora il tema non è emerso con sufficiente chiarezza perché, come hanno osservato in molti durante il periodo del lockdown, della pandemia e ancora nella situazione in cui stiamo vivendo, lo smart working è soprattutto home working, nel senso che il confinamento domiciliare non ha posto particolari problematiche per quanto riguarda la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Tuttavia, l'insufficienza, io direi, di una tutela prevenzionistica come quella che si ricava dalla legge numero 81 del 2017 sul lavoro agile è un'insufficienza che è stata già da tempo, subito direi, giustamente denunciata. Per queste stesse ragioni, questa è la mia riflessione finale, per queste stesse ragioni mi ha molto stupito il fatto che al momento dello scoppio della pandemia una parte anche rilevante della dottrina lavorista abbia ritenuto che il rischio biologico, il rischio pandemico non potesse essere connesso al lavoro e non potesse essere considerato connesso al lavoro perché non originato nell'ambiente di lavoro, perché non nasce nell'ambiente di lavoro, e quindi si è ritenuto che non fosse neppure necessario includere il rischio biologico, il rischio da Covid, nell'ambito della valutazione generale dei rischi aziendali, come se il virus e quindi il rischio biologico potesse ritenersi estraneo alla persona che lavora perché non originato nell'ambiente di lavoro. Ecco, un'impostazione di questo tipo che perimetra, che circoscrive la tutela all'ambiente di lavoro e al luogo di lavoro, al luogo fisico di lavoro, a mio avviso può portare a degli esiti e a dei risultati abbastanza paradossali.
Grazie. Mi ricollego a quest'ultima riflessione sul contesto pandemico per richiamare un altro degli elementi caratterizzanti di questa fase della gestione della salute e sicurezza, che è stato sicuramente quello dei protocolli, non soltanto il protocollo e la serie di protocolli, diciamo, a livello nazionale, ma anche settoriali e aziendali. E qui abbiamo visto un nuovo protagonismo anche delle parti a livello aziendale, che però sembra anche porsi in una certa linea di continuità con una prassi sempre più diffusa a richiamare, se non nel contesto italiano, magari comunque a livello internazionale, il ruolo della contrattazione collettiva e dei rappresentanti dei lavoratori a livello aziendale nella definizione, nella determinazione delle misure di tutela. Un esempio su tutti è quello del diritto a disconnessione, che sebbene in Italia sia lasciato alle parti individuali, negli altri paesi che lo conoscono, pensiamo a Francia, Spagna e Belgio, richiede invece proprio l'intervento sindacale, e così altri ambiti. E quindi la seconda domanda, diciamo, riguarda proprio questo aspetto. In Italia tradizionalmente l'intervento della contrattazione collettiva nella regolazione delle misure di salute e sicurezza è stato visto come un intervento residuale e al più integrativo, per la ragione di ritenere necessario uno standard univoco definito per legge. Di fronte però a queste dinamiche di trasformazione che sembrano richiedere una definizione delle concrete misure da implementare a livello aziendale o a livello settoriale, proprio per la natura organizzativa dei molti nuovi rischi, come ci si può porre, quali sono le tendenze? Ritiene che anche grazie alla nuova soggettività operaia connessa alla gestione dell'emergenza pandemica, il futuro possa riservare un ruolo da protagonista alla contrattazione aziendale anche nell'ambito della tutela della salute e sicurezza? E laddove questa le sembrasse una possibilità, come ritiene si possa garantire che gli interventi a livello aziendale non siano piegati a logiche di forza contrattuale e quindi si possano creare degli squilibri nella protezione dei lavoratori tra diverse aziende in uno stesso settore? Allora, parliamo di contrattazione collettiva e di ruolo dei soggetti sindacali in generale. Non c'è dubbio che se facciamo una valutazione complessiva, sino ad oggi i soggetti sindacali e la contrattazione collettiva hanno indubbiamente giocato un ruolo che non vorrei definire secondario, ma sicuramente un ruolo che non è all'altezza delle potenzialità, diciamo così, che le parti sindacali, i soggetti collettivi possono esprimere. Il concetto, d'altra parte, di partecipazione individuale e soprattutto collettiva che stava iscritto nella direttiva quadro europea del 1989 è stato declinato anche dal nostro testo unico del 2008 in modo abbastanza riduttivo. Però probabilmente ha anche pesato un certo ritardo nella cultura sindacale. Non voglio certamente esprimere dei giudizi affrettati o dei giudizi parziali o dei giudizi superficiali, però a me pare che una certa retorica anche abbastanza astratta sulla sicurezza e sulla cultura della sicurezza abbia toccato diversi ambienti. D'altra parte è anche vero che la tutela della salute e della sicurezza spesso ha posto al sindacato delle scelte tragiche, soprattutto quando la tutela della sicurezza si è trovata contrapposta al diritto al lavoro, e non devo certo richiamare certe vicende storiche italiane che potrebbero essere e sono molto emblematiche da questo punto di vista, sono molto eloquenti. Io personalmente, devo dire, sono favorevole al mantenimento, alla conservazione di una base normativa che definisca gli standard minimi, generali e uniformi di protezione dei lavoratori. Se vogliamo pensare infatti ad una tutela di carattere universale, come appunto dicevo poc'anzi, occorre una base unitaria e condivisa di regole di tutela di quello che è un diritto fondamentale dei lavoratori. Quindi una base di regole uniformi da orientare all'attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, ma anche da ispirare all'articolo 3 della Costituzione, quindi al principio di uguaglianza.
La contrattazione collettiva e in generale l'intervento sindacale dovrebbero, a mio avviso, garantire quella specializzazione che è necessaria per rendere concreta ed effettiva la tutela nelle diverse realtà produttive e nei diversi contesti aziendali. Questo sforzo di adattamento, di specializzazione, di concretizzazione, oggi viene lasciato quasi esclusivamente al legislatore nazionale, con il risultato che la legislazione nazionale di carattere prevenzionistico risulta essere una legislazione molto pesante, molto onerosa, anche forse probabilmente troppo estesa, e soprattutto una normativa nazionale che rischia l'obsolescenza, quindi a rischio continuo di obsolescenza. Io considero quasi un miracolo il fatto che il testo unico del 2008 abbia conservato sino ad oggi la sua attualità, ma pensando al futuro e pensando soprattutto alla evoluzione tecnologica, allo sviluppo tecnologico, mi sembra inevitabile, sarà inevitabile e anche urgente una maggiore specializzazione della tutela prevenzionistica. I protocolli nazionali anticontagio hanno messo in campo nuovi soggetti collettivi che probabilmente sono anche portatori di una nuova visione della salute e della sicurezza sul lavoro. Si tratta di comitati aziendali ai quali partecipano i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ma anche i rappresentanti sindacali, quindi i membri della RSA e della RSU. Oppure in alternativa si tratta di comitati territoriali ai quali si aggiungono anche gli organismi paritetici. Io credo che sarà molto interessante valutare quella che è la loro esperienza, quella che in questo momento è e sarà la loro esperienza concreta, pensando anche al futuro delle relazioni sindacali. Volendo poi essere un po' più operativa, diciamo così, collegare la contrattazione collettiva aziendale ai temi della sicurezza sul lavoro può essere utile se questa contrattazione collettiva si mette anche in relazione ad una politica di finanziamento pubblico, come nel caso dei bandi INAIL, per esempio, oppure anche si potrebbe mettere in relazione la contrattazione collettiva in questo ambito con un regime contributivo e fiscale di vantaggio, un po' come avviene per il welfare aziendale. Una politica di finanziamento o una politica fiscale contributiva di vantaggio di questo tipo potrebbe forse scongiurare quel pericolo di piegare la contrattazione collettiva aziendale a logiche troppo condizionate appunto dai rapporti di forza tra le parti, oppure potrebbe anche scongiurare il pericolo che si inneschino delle logiche di monetizzazione del diritto alla salute, come in passato purtroppo qualche volta è successo, diciamocelo francamente, è accaduto. Grazie mille. Passando a un'altra delle problematiche che abbiamo rilevato rispetto alle prospettive future delle tutele in materia di salute e sicurezza, ci sembra che una delle aree ancora scoperte a livello di riflessione e poi chiaramente di intervento normativo sia quella della gestione di carriere che sono sempre più frammentate, percorsi lavorativi frammentati e quindi l'esigenza di gestire una forza lavoro che è in costante transizione tra diverse occupazioni, ma anche tra diversi status, dal lavoro allo studio, agli oneri di cura, con esposizione quindi ai rischi propri di carriera discontinue. Da questo punto di vista, ritiene che il diritto del lavoro possa attrezzarsi in futuro per rispondere alle esigenze di tutela di queste persone nel corso della vita professionale, nonostante tali transizioni? Già in parte l'idea di una tutela collegata alla persona che lavora risponde un po' a questa esigenza. E andando un pochino più nel dettaglio, quali dispositivi e quali misure ritiene che potrebbero rilevarsi e rivelarsi determinanti nella gestione della salute della persona nell'ambito di questi percorsi e come garantire, tra l'altro, le giuste sinergie tra il sistema di tutela della salute generale e quello di garanzia della salute e sicurezza del lavoratore, proprio per questa commistione di status e per questa frammentazione dei percorsi lavorativi. Allora, effettivamente pensare ad una tutela legata alla persona, quindi che pone al centro la persona e non tanto il luogo di lavoro e la rischiosità presente nel luogo di lavoro,
va anche un po' in questa direzione, perché quindi la risposta in realtà a questa domanda sta in parte nelle considerazioni che ho già svolto. Concepire la tutela della salute e della sicurezza come collegata alla persona effettivamente e alla persona ma anche al suo status professionale, nel senso che cercherò poi di precisare, può risultare molto utile, se non addirittura indispensabile, di fronte a carriere lavorative discontinue e anche a transizioni anche molto veloci e ripetute nella vita professionale delle persone. Va però ampliato, io credo, il concetto di salute e di benessere lavorativo, legandolo, come dicevo, alla persona, ma anche alla sua formazione professionale, quindi intendendo la tutela della salute e della sicurezza come parte integrante del bagaglio professionale e formativo del lavoratore, vorrei dire come ingrediente della professionalità. Da questo punto di vista il testo unico del 2008 risulta abbastanza insufficiente, ma d'altra parte è inevitabile perché il testo unico del 2008 ha in mente e guarda ad un mercato del lavoro che è il mercato del lavoro di fine secolo scorso. Per cui all'interno del testo unico del 2008 la formazione, ad esempio, viene messa in relazione alla prevenzione rispetto a determinate tipologie di rischio che sono presenti nell'ambiente di lavoro. Quindi la formazione non è parte integrante del bagaglio professionale o dello status professionale del lavoratore. Anche in questo caso, io lo dico molto brevemente, molto semplicemente, anche in questo caso occorre adottare una prospettiva nuova, radicalmente nuova, meno legata alle cose, più legata alle persone, più legata ai bisogni delle persone. Ripensare in modo più complessivo la professionalità del lavoratore e facendo dei temi della salute e della sicurezza un ingrediente fondamentale della professionalità può consentire al lavoratore di transitare in carriere lavorative appunto diverse e avere appunto queste transizioni anche in status lavorativi diversi, forse con più tranquillità e con più consapevolezza, direi così. Perfetto. Adesso passiamo a un tema invece che è più connesso alle possibilità e potenzialità della trasformazione tecnologica e quindi a come possa essere integrata proprio nei sistemi di tutela e prevenzionistici. Come anche in passato, come nella tradizione delle trasformazioni tecnologiche organizzative, anche quella in corso sta impattando sul mondo del lavoro in termini non univoci. Da un lato ci sono nuove fondamentali potenzialità per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dall'altro conosciamo e abbiamo sotto gli occhi anche i nuovi rischi che si pongono dal punto di vista della posizione soggettiva dei lavoratori. Ecco, se gli effetti benefici della sostituzione dei lavori più pericolosi, le potenzialità e i rischi delle nuove complementarietà tra uomo e macchina sembrano porsi in linea di continuità con dinamiche che abbiamo affrontato anche in un passato più o meno recente, un elemento, un game changer sembra essere l'avvento di tecnologie di monitoraggio. E quindi passiamo a un profilo proprio di possibile integrazione di queste tecnologie. Penso che l'ordinamento italiano sia pronto per gestire al meglio l'integrazione nei contesti lavorativi di quelli che vengono definiti Smart Personal Protective Equipment e più in generale ritiene che la datafication del mondo del lavoro potrà essere sfruttata come risorsa oppure si risolverà in aumentati rischi per il lavoratore per la sua riservatezza e la sua personalità? Allora, quando si parla di tecnologie ovviamente bisogna tener conto che le tecnologie, in particolare quelle legate all'intelligenza artificiale, presentano tutta una forte ambivalenza, perché sono tecnologie che hanno una potenzialità plurime, diciamo così, quindi presentano potenzialità plurime, le tecnologie servono per il lavoro, nello stesso tempo servono per il controllo e spesso alle tecnologie di lavoro e di controllo si aggiunge anche la possibilità di utilizzare le medesime tecnologie per finalità di sicurezza del lavoro, quindi per svolgere delle finalità di carattere prevenzionistico.
Il quadro normativo nazionale è innegabilmente inadeguato da questo punto di vista, ma come lo è in generale buona parte della disciplina lavoristica quando si confronta con il fenomeno dell'intelligenza artificiale. Certo, se immaginiamo di governare la sicurezza del lavoro nell'ambito del fenomeno della digitalizzazione solo utilizzando la direttiva macchine, è chiaro che ci troviamo in difficoltà. C'è un grande fervore di analisi, di studi, di ricerche, soprattutto a livello europeo. Vorrei ricordare soltanto qualche mese fa, nel 2020, verso la fine del 2020, un documento dell'Agenzia Europea della Salute e Sicurezza che è intitolato proprio Digitalizzazione e salute e sicurezza sul lavoro. Però leggendo anche questi documenti, che sono sicuramente molto interessanti, molto importanti, l'impressione che se ne ricava è che siamo ancora un po' fermi alla fotografia del fenomeno e alla ricognizione, ecco, alla raccolta, alla ricognizione di quelli che vengono chiamati rischi nuovi ed emergenti. Sicuramente un passo avanti è stato compiuto con la risoluzione del Parlamento europeo del gennaio di quest'anno sul diritto alla disconnessione e con la proposta di direttiva che è allegata a quella raccomandazione, come già dicevamo in precedenza. Il diritto alla disconnessione viene riconosciuto come un diritto fondamentale e viene legato, anche se non in modo esclusivo, ma viene principalmente legato proprio ai temi della salute e della sicurezza del lavoro al contatto con le tecnologie. Il tema va attentamente studiato perché nella risoluzione ci sono molti profili di avanguardia, diciamo così, per esempio il fatto che i destinatari della tutela sono i lavoratori ricompresi nella nozione europea di lavoratore, che è una nozione dal punto di vista normativo, giuridico, sicuramente più inclusiva rispetto alla definizione di lavoratore che noi utilizziamo nella normativa nazionale. Altri profili invece di questa risoluzione del Parlamento europeo riflettono un'impostazione un po' più tradizionale, come ad esempio il fatto di collegare il diritto alla disconnessione ad un orario di lavoro prestabilito, ad una misurazione dell'orario di lavoro, in quanto l'orario rimane il parametro principale per misurare la prestazione lavorativa. Mi rendo conto della difficoltà di calare questo diritto nuovo nella realtà lavorativa a distanza. Il problema del resto era già emerso con la legge 81 del 2017 sul lavoro agile, che seppure timidamente introduceva e ha introdotto il diritto alla disconnessione. Temo però che se continueremo ad utilizzare criteri di riferimento tradizionali, il tempo e il luogo di lavoro, come già dicevo in precedenza, non riusciremo a battere le tecnologie o meglio non riusciremo a confrontarci con le tecnologie che strutturalmente hanno disarticolato le coordinate di tempo e di luogo del lavoro. Le tecnologie sono ubique, le tecnologie implicano un flusso continuo di dati, quindi un flusso atemporale di dati e per queste ragioni occorre, ritorno un po' a quello che è diventato un refrain di questa nostra conversazione, occorre ricentrare il sistema sulla persona che lavora e non tanto sulle coordinate esterne, appunto, di tempo e di luogo del lavoro della persona. Grazie. Da questi profili più di potenzialità passiamo a un altro elemento che ci è sembrato abbastanza rilevante nell'ambito delle prospettive di sviluppo futuro e che riguarda il collegamento tra le tutele prevenzionistiche e il territorio. Già nella riflessione è emerso il conflitto che in alcuni casi, anche molto noti, si è posto tra tutela della salute e tutela dell'occupazione, che è stato un po' l'elemento predominante della riflessione che finora ha collegato il tema della salute e sicurezza dei lavoratori, la salute in generale e il territorio. Ma nel più ampio quadro dei rischi psicosociali ci pare che al di là del conflitto
il territorio rappresenti un fattore fondamentale anche nella garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori rispetto a elementi perturbanti connessi alla gestione della vita privata e lavorativa, per esempio il pendolarismo, l'assenza di servizi alla persona, l'assenza di servizi per la prima infanzia, sono tutti elementi che possono andare ad impattare sul benessere del lavoratore, che già si richiamava come concetto più ampio e utile a rideterminare e a risettare, diciamo, le tutele prevenzionistiche. Ecco, andando oltre le esigenze di garantire dei livelli minimi di servizio su tutto il territorio nazionale, pensa che la promozione di sinergie a livello territoriale tra mondo del lavoro, pubblica amministrazione, mondo del terzo settore e dell'economia sociale possa rappresentare un investimento, una prospettiva idonea a garantire più alti standard di tutela, oppure che azioni di questo tipo prestino il fianco ad esacerbare i divari territoriali che anche in questa fase di gestione pandemica in realtà stiamo osservando come molto rilevanti e problematici. Allora, parlando di territorio, devo dire che la relazione stretta tra il sistema di salute e sicurezza dei lavoratori e il territorio è una relazione che c'è sempre stata, anche se è una relazione che finora è stata molto sottovalutata. Però questa relazione, se ci pensiamo bene, viene addirittura ribadita, anche in questo caso con anticipazione, dallo stesso testo unico del 2008, laddove nel definire la nozione di prevenzione il testo unico allude anche alla tutela della salute della popolazione e all'integrità dell'ambiente esterno, all'integrità dell'ambiente. Quindi già nel testo unico del 2008 è molto chiaro il fatto che tra il dentro e il fuori non c'è una separazione netta. Il lavoratore è anche il cittadino, la tutela della salute all'interno del luogo di lavoro presidia anche la salute della popolazione, quindi ancora una volta riferirsi, perimetrare il discorso della salute e della sicurezza al solo ambiente interno all'azienda può risultare fuorviante. In fondo sono proprio i casi appunto più gravi e drammatici del nostro paese che ci dimostrano come la salute del lavoratore, la salute generale dei cittadini nel territorio sono strettamente connessi. L'approccio prevenzionistico globale al quale fa riferimento sempre il testo unico del 2008 impone che si tenga conto del contesto di lavoro e di vita delle persone. Quindi il sistema di salute e sicurezza aziendale non va certo concepito come un'isola, come una realtà autoconclusa che si trova avulsa dal suo territorio. Anche il sistema istituzionale che viene delineato, descritto dal testo unico del 2008, allude alla necessità di sviluppare delle sinergie a livello territoriale tra i servizi prevenzionistici aziendali e i servizi pubblici che sono presenti sul territorio. Quindi si tratta, io credo, di ampliare e di adeguare questa prospettiva che è già presente nel sistema normativo e anche a livello ordinamentale. Certo, il problema del divario, dei gap e dei divari territoriali è un problema serio, un problema grave, giustamente è stato sottolineato nella domanda, ma è un problema che riguarda generalmente il paese, quindi i servizi nel paese. Questo è uno spaccato, un ambito nel quale possiamo cercare di ricucire questi divari, mettendo in relazione i servizi aziendali di salute e sicurezza più virtuosi con i servizi del territorio. Questo consente alle imprese di sentirsi sempre meno sole nell'attività di prevenzione e anche di abbandonare quei vecchi pregiudizi che però sentiamo sempre ricorrere nei dibattiti, nei discorsi anche pubblici sui temi della sicurezza, i vecchi pregiudizi relativi alla prevenzione intesa solamente come un obbligo burocratico e oneroso a carico delle imprese. Anche in questo ambito c'è una lezione, io credo, molto importante che possiamo trarre dalla esperienza della pandemia.
Nei protocolli nazionali anticontagio viene instaurato un raccordo tra la sorveglianza sanitaria aziendale e i servizi sanitari del territorio, ma anche i piani aziendali di vaccinazione che sono stati appunto elaborati e concordati con il recente protocollo nazionale per la vaccinazione diretta nelle aziende, nei luoghi di lavoro, rinviano, io credo, a questa prospettiva di raccordo tra i servizi di prevenzione aziendale, quindi i servizi di tutela aziendale, e i servizi pubblici del territorio, ai quali possiamo accompagnare anche i servizi che vengono messi a disposizione dal terzo settore. Proprio l'iniziativa finalizzata alla vaccinazione fa riferimento anzitutto alla tutela delle persone che, a prescindere dalla tipologia contrattuale, prestano la loro attività a livello aziendale, a favore dell'azienda. Quindi non si parla di lavoratori subordinati, ma più ampiamente in quel protocollo si fa riferimento a tutte le persone che, a prescindere dalla tipologia contrattuale, prestano la loro attività a favore dell'azienda. E questa iniziativa finalizzata alla vaccinazione costituisce un'attività di sanità pubblica, viene riconosciuta come attività di sanità pubblica che si colloca nell'ambito del piano strategico nazionale per la vaccinazione. A me pare questo un passo avanti molto interessante e anche molto rilevante a livello simbolico. Speriamo di poter far tesoro di questa esperienza, anche di questa esperienza appunto drammatica per il Paese, per progettare un futuro, con più sicurezza e più salute per la persona che lavora. Dobbiamo però valutare questa esperienza e sperare tutti quanti che questa esperienza positiva possa lasciare qualcosa, possa darci veramente un lascito per progettare anche in futuro un collegamento più strutturale tra la tutela dei lavoratori e la tutela della popolazione, tra l'azienda e il suo territorio, tra la vita lavorativa e la vita extra lavorativa delle persone. Grazie, quindi tra i lasciti di questa terribile situazione che stiamo vivendo, sicuramente c'è una centralità del tema della salute che unisce territorio, persona che lavora e azienda che può insegnare qualcosa e che ci lascia magari sperare per una nuova attenzione verso queste tematiche. Peraltro le tematiche portate dalla pandemia sono state molteplici, dalla gestione e integrazione dei sistemi, anche dal punto di vista della gestione delle informazioni, che è stata problematica da principio, ma poi è stata gestita sempre meglio. E forse un altro aspetto che collega un po' tutti i diversi temi è la centralità e il ruolo del medico competente. Questo è emerso tanto all'interno dei protocolli, è emerso progressivamente, mi sembra di poter dire, nell'ambito sia della legislazione che poi dell'attività aziendale, e forse è anche un modo per riscoprire un ruolo fondamentale, quasi di chiave di volta nel rapporto tra salute generale e salute e sicurezza dei lavoratori. Io a questo punto non so se ha qualche riflessione su questo aspetto. No, devo soltanto dire che condivido molto. Infatti i protocolli nazionali anticontagio hanno creato questo legame stretto tra la sorveglianza sanitaria in azienda e i servizi sanitari del territorio, che è appunto un collegamento che va potenziato, a mio avviso, va arricchito, va potenziato. Tra l'altro l'attenzione è stata portata anche sui lavoratori fragili, e quindi la sorveglianza sanitaria nell'ambiente di lavoro si è anche allargata, ecco, alla presa in carico dei lavoratori fragili. Anche questa è un'acquisizione nuova
che io spero possa essere conservata anche dopo il superamento di questo periodo appunto terribile che stiamo vivendo. E anche questo è un'esperienza interessante, che è un portato dei protocolli nazionali anticontagio. A questo punto io ringrazio la professoressa Tullini per la chiarezza nell'esposizione, per aver dato riscontro alle molteplici istanze che abbiamo cercato di portare fuori, di far emergere da questa ricerca, e di nuovo grazie per il suo intervento e per l'aiuto in generale nell'ambito di questa attività di ricerca. Grazie a voi di questa piacevole conversazione e buon lavoro. Grazie.